ci ha colpito il fatto che in mezzo al nulla ci sia questa foresta di cartelli, perché stiamo lasciando Sala Biellese, stiamo lasciando la provincia di Biella, là comincia la provincia di Torino. Se facciamo questa breve direzione provincia di Torino. Ah, guarda che bella cappelletta là, adesso andiamo a vederla. Ma Sara, ma tu ti sei iscritta al nostro canale? No. Cosa? Iscriviti! Guardate che bel porcino e tocca lasciarlo qui, è perfetto. Tocca lasciarlo qui perché siamo in cammino, cosa faccio? Mica sono a casa stasera per poterlo portare a casa. Quello là sopra dovrebbe essere Donato, il paese. Ecco, non so se questo è l'Elve, il torrente Elve, perché è il cammino d'Europa della Serra, poi si sale su nella valle dell'Elve. Comunque acqua poca. La fontana dal mulino, che ora è tornata a vivere dissetando i pellegrini del cammino d'Europa, così dice il foglietto che è stato posizionato. Wow, la salita a Donato sui ciottoli. Pausa pranzo a Donato, il paese delle acque, è scritto così sul cartello all'ingresso. Adesso noi andiamo verso il centro, 8 km all'arrivo al santuario di Graglia e alla fine della seconda tappa del cammino d'Europa della Serra. Un'altra fontana, il vecchio Burnell. Davanti all'oratorio di San Rocco ci aspetta un cagnolino. Se adesso Giulia avesse un panino da dargli, il cagnolino deve portare il panino a San Rocco. No, guarda, ti sta guardando. Però non ho nulla da dargli. Ecco, l'oratorio di San Rocco, vedete? La classica iconografia con la ferita della peste, lì, la pustola della peste, e il cane che andava giù in paese a prendere il pane tutti i giorni per sostentarlo. Oh, che bello, è un po' di dinamica umidità. Finalmente riusciamo a vedere dell'acqua corrente, oltre al laghetto che c'era. Mamma, guarda, Dell'acqua corrente in montagna, un torrentello in montagna, anzi un ruscelletto più che un torrentello. Siamo ancora in piena siccità, purtroppo. Speravamo di averci lasciata alle spalle, invece. Una bacheca con un libricino per lasciare dei pensieri, il cartello prenditi una pausa con la panchina, e poi c'è la grondaia segnavia, è tappezzata di adesivi. Noi Sassari dica male, Comunque sotto là c'è la morena, la serra morenica di Ivrea, la più grande d'Europa.
che si è formata nel Quaternario, insomma nel periodo, più precisamente nel Pleistocene o Pleistocene, secondo volete pronunciarlo, da non confondere col Pliocene, perché io sulla via degli dei la scorsa estate invece ho confuso il contrafforte pliocenico, l'ho chiamato contrafforte pleistocenico, invece no, è il contrario, qua invece sì è Pleistocene. Le cascine di Netro. Insomma, per andare tra Netro e Campiglie c'è un po' di asfalto, è nel bosco ed è in salita, però è asfalto e ogni tanto passano le macchine. Vediamo se più avanti deve tornare sentiero. Siamo a 5 km dall'arrivo, 4 km al santuario, c'è questo bel punto sosta e c'è questo che sembra quasi, sembrava sentire da Barbieri, invece no. Vuoi conoscere il responsabile della buona conservazione di quest'area? Aprite qui, ci sarà uno specchio immagino, no? Esatto, c'è uno specchio perché i responsabili della conservazione dei boschi siamo noi, se non ci pensiamo noi che li frequentiamo a non sporcare e a non danneggiare il bosco, chi deve pensarci? La pellegrinetta SMR, sentite come fa a frusciare le foglie? Una bella discesa adesso, ci aspettano ancora quasi 200 metri di salita, però per ora siamo in discesa. Come si può vedere dalla forma piede d'anatra o d'oca, siamo sul sentiero dei Pedoca, che c'è una simpatica leggenda qua a Netro, e questo comunque è il nostro segnavia. Stiamo continuando a scendere, è una bella discesa, a tratti molto ripida e scivolosa per le castagne e le foglie cadute. Quello là in alto è il santuario di Graglia, credo. Il cartello lo dà a un'ora di distanza, sono 3,8 km dal GPS. Vediamo di arrivare con la luce, vediamo se riusciamo a dronarlo. Ecco là il santuario. Ormai ci siamo quasi, qua siamo a Campiglie e il santuario è poco fuori Campiglie. Una sosta del pellegrino un po' strana. È bellissima! È che quando piove poi o sono incollati perché quando c'è il maltempo perché il maltempo glieli spazza via poi. Ed eccoci arrivati. Fine della seconda tappa del Cammino di Europa della Serra e questo è il santuario di Graglia.
siamo al santuario di Graglia. Questa è la chiesa e l'altra ala invece è l'ospizio per i pellegrini, perché il santuario di Graglia doveva nascere in origine come Sacro Monte, perché all'inizio del XVII secolo tra Piemonte e Lombardia si è diffusa questa usanza di ricreare le scene bibliche del Vangelo in cappelle che che seguivano un percorso in salita di solito sul monte, e era una cosa che facevano di solito i pellegrini dopo essere tornati dalla Terra Santa. Per cui abbiamo Don Andrea Velotti, che è parroco di Graglia, che nel 1615, dopo essere tornato appunto dalla Terra Santa, decide di costruire questo Sacro Monte e ha delle idee incredibili. Vuole 100 cappelle diciamo disseminate su tutte le alture della zona. Vuole cambiare il nome delle alture dandogli i nomi di santi, e cominciano i lavori e da quello che sappiamo hanno costruito 10 cappelle, e poi però Don Andrea muore nel 1624 e i lavori si fermano. La sarebbe vista bene con Don Galeazzi. Vabbè. Però nella zona a quanto pare ci sono stati tanti miracoli attribuiti alla Madonna di Loreto, alla Madonna Lauretana, e allora viene l'idea di stravolgere il progetto e da Sacro Monte farlo diventare un santuario della Madonna di Lauretano. Non si sa se in connessione o se in competizione con quello di Europa, perché anche Europa, oltre ad essersi un Sacro Monte, si venera una Madonna nera. E allora i lavori riprendono nel 1654 e tra alterne vicende il santuario viene terminato nel 1769. Ecco qua il santuario che è a croce greca e dentro ha 4 cappelle principali.